Ciao a tutti ragazzi, e come al solito bentornati sul canale. Prima di iniziare a parlare di questo pareggio abbastanza deludente alla Juventus, voglio augurarvi un buon inizio anno, un buon 2026 e spero che insomma sia iniziato nel migliore dei modi. È normale che siamo juventini, quindi siamo risultatisti, io forse un po' meno di altri, e se guardassimo solo il risultato finale, quindi questo pareggio in casa con Lecce, sarebbe facile condannare questa partita e puntare il dito contro chi è chiaramente in difficoltà come Jonathan David e chi invece continua a deludere come Cambiasso, che anche oggi è il responsabile in parte di questo pareggio che secondo me doveva essere invece una vittoria rotonda. Comunque, prima di entrare in questa analisi, vi invito ad iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito, ma poi come al solito lasciate un commento importantissimo perché voglio sapere la vostra opinione e un mi piace, così spingete un po' questo contenuto ad altri juventini. Onestamente oggi è una di quelle partite che lascia rammarico, lascia l'amaro in bocca, perché questi sono di fatto 2 punti importanti, 2 punti persi per strada e siamo in un momento importante della stagione in cui abbiamo qualche partita, insomma, con squadre della fascia destra e anche bassa della classifica e quindi questi punti vanno assolutamente portati a casa. Il Lecce, tra l'altro, arrivava a Torino col peggior attacco della Serie A e se siamo onesti, come è accaduto in alcune delle ultime partite, ci ha messo in difficoltà pochissimo. Io mi ricordo veramente un paio di tiri, quello nel secondo tempo e chiaramente quello nel primo tempo del gol, però quello del primo tempo, che è quello che conta, quello dove Lecce segna, va in vantaggio nel primo o secondo minuto di recupero, arriva per una leggerezza di Cambiasso che a questi livelli secondo me non può più essere giustificata, perché parliamo dell'anno scorso contro il Lecce, stessa cosa, parliamo della Fiorentina, parliamo l'anno scorso, parliamo invece quest'anno di questa partita contro il Lecce e se non fosse arrivato quell'errore io credo che la Juventus avrebbe portato a casa la partita e probabilmente con un risultato anche di un paio di gol di scarto, quindi Cambiasso non credo sia più giustificabile e a un certo punto, nonostante ci siano dei vantaggi ad avere Cambiasso, perché nel primo tempo ha comunque 2 o 3 occasioni, una tra l'altro insomma se la mangia, ma un'altra fa un bel tiro dopo una serpentina dove c'è una bella parata di Falcone che oggi onestamente è stato il migliore in campo dei suoi, però credo che sia troppo poco, cioè ci vuole anche equilibrio nelle due fasi e in questo momento Cambiasso crea più danni che altro e credo che qualcuno dovrà prendersi anche delle responsabilità per fare delle scelte per quanto riguarda il futuro di questo calciatore che secondo me, nonostante abbia qualità enormi, commette troppe leggerezze. Per il resto ragazzi, nonostante questo gol subito, il primo tempo è stato un dominio da parte nostra, nel senso sì, possiamo essere abbastanza critici sul fatto che negli ultimi 30 metri ci manca qualcuno che veramente possa fare la differenza e segni, abbia quell'istinto killer. Mi viene un po' da ridere quando parliamo di David come Iceman con quella presentazione con la maglia ghiacciata dello Juventus Lab, però nonostante nonostante i soliti errori negli ultimi 30 metri ragazzi, nel primo tempo prendiamo un palo clamoroso con quella parata di Falcone sul palo dove persino lui dice a Bremer che culo, su colpo di testa di appunto David imbeccato da Ildiz. Poi abbiamo quel tiro di Locatelli che sembrava un rigore in movimento dove purtroppo la palla esce millimetrica, c'è quell'occasione di Cambiasso, anzi un paio di occasioni di Cambiasso, c'è l'occasione di McKennie deviata, insomma ci sono delle opportunità per portare a casa un vantaggio che sarebbe stato più che meritato con quasi il 68% di possesso del pallone e non so quanti calci d'angolo, quindi nonostante secondo me questo svantaggio nel primo tempo è meritato e a mio parere, avendo visto un primo tempo solido da parte della Juventus, c'è del rammarico perché ci sono dei calciatori che comunque non stanno portando secondo me alla squadra quello che dovrebbero. Io parlo di Conceição che ci può stare perché è venuto da un periodo insomma di problemi muscolari, quindi non era al top, si è visto, non aveva la frizzantezza e la brillantezza delle ultime settimane, però insomma, c'è anche Thuram che per un secondo anno alla Juventus sta ancora giocando un po' troppo, secondo me, a corrente alternata, scusatemi, ed è un qualcosa che si fa fatica a giustificare perché ormai questo dovrebbe essere un calciatore che ha in mano le chiavi un po' il centrocampo della Juventus. Cambiasso continua a deludere, Cambiasso ha un problema di quelli importanti e poi secondo me manca proprio la personalità in alcune situazioni anche di essere in grado di fare quel passaggio determinante e decisivo, cioè io vedo una Juventus che non è in grado di crossare il pallone, io non ho visto un giocatore a parte quel cross di Ildiz che riesce a fare un cross di qualità, abbiamo visto Azic nel secondo tempo,
cose proprio vediamo cose da prima categoria, manca proprio la capacità di mettere dei palloni di qualità. Poi è anche ovvio che all'interno dell'area di rigore, se proprio ci pensiamo, non abbiamo nemmeno quei calciatori, visto che Thuram non è uno che si inserisce, a parte McKennie, che possono poi andare a beneficiare anche di una palla messa bene in mezzo all'area di rigore. Però ripeto, le occasioni ci sono state, quindi non possiamo andare a criticare quello che è stato il piano gara di Spalletti, che secondo me invece l'ha pianificata bene, ha messo in difficoltà Estrema Lecce, che in realtà è stata in apnea per quasi tutta, anzi per tutto il primo tempo. La ripresa invece è partita con qualche difficoltà. Se nel primo tempo ho visto una Juventus dal punto di vista fisico stava facendo molto bene, nel secondo tempo ci sono stati dei momenti in cui la Juventus è apparsa proprio in fase di proprio boccheggiava dal punto di vista fisico. Alcuni calciatori sembrava quasi non avessero più nella parte centrale e anche anzi iniziale, un periodo centrale, ma anche nella parte finale, dove secondo me abbiamo spinto sì gli ultimi 20 minuti chiaramente, però c'erano delle situazioni dove il pallone girava in maniera troppo macchinosa. Ed è chiaro che non possiamo non arrivare al secondo tempo senza parlare dell'occasione più importante, che è stata poi quella del rigore di Jonathan David. Io capisco che in questo momento sarebbe molto facile andare a giudicare David e magari anche andare a puntare il dito contro Locatelli, che ha lasciato la palla al suo compagno, ma lo avevamo giudicato Locatelli proprio in Coppa Italia, per cui la scelta di non andare a lasciare la palla a David e voler prendersi il rigore da solo in una partita che comunque stava andando in maniera completamente diversa rispetto a quella di oggi, quella secondo me è stata una scelta giusta da ammirare da parte di Locatelli, da capitano. E credo che David, il rigore di David, se andate a rivedervi il replay, ci dice completamente qual è la situazione mentale di questo calciatore in questo momento. David va a calciare e cambia idea all'ultimo momento quando è già in corsa, e quello è qualcosa che purtroppo, lo sapete, ve lo insegnano persino ai pulcini, non si cambia mai idea durante il rigore. Meglio andare forti, decisi dove si è deciso di andare, nonostante il portiere si butti da quella parte, o altrimenti deve essere uno di quei pochi che sanno cambiare idea all'ultimo momento e spiazzare il portiere. Non mi sembra il caso di David in questa situazione, ed è chiaro che lì molti si aspettavano dopo pochi minuti una sostituzione da parte di Spalletti, che invece secondo me va lodato, va rispettato, perché è un allenatore di intelligenza, sa come gestire un gruppo e fa la scelta migliore. Togliere David in quel momento sarebbe stata la mazzata finale che non ci possiamo permettere per un calciatore che comunque è il secondo più pagato della rosa. E so che è difficile perché, appunto, molti di noi dicono: "Con tutto quello che ha pagato, questi gol vanno segnati", ma è normale, è un calciatore che è in completa difficoltà, è un giocatore che è confuso. E ricordate che nel secondo tempo comunque fa anche una bellissima azione tutta di prima, 1-2 sulla sinistra, dove poi va a calciare, e ancora una volta Falcone fa una parata importante, perché sì, è sul suo palo, ma quello è un tiro invece di collo fatto bene, anzi di mezzo interno, dove la palla girava, non era così facile e lui era anche in parte un po' coperto. Comunque vi ripeto, secondo me è stata una scelta giusta da parte di Spalletti, e i cambi poi, Zegrova che aveva cambiato l'ultima partita, insomma quella contro il Pisa, è entrato comunque bene secondo me e ha fatto tante cose fatte bene, però a noi manca la qualità in alcuni di questi cambi, perché a parte Zegrova, se guardate oggi, quelli che sono entrati, anche Kostic secondo me non ha fatto male, perché in un paio di situazioni è quasi anche lui riuscito a segnare, un po' come aveva fatto con la Fiorentina. Mi sembra che sia uno dei pochi che in realtà sa calciare di collo. Beh, a parte lui, insomma, Azic è un calciatore che deve andare a giocare in prestito da qualche parte, farsi le ossa per farci capire se è un calciatore da Juve oppure no. Openda oggi non è entrato molto bene, è un calciatore che secondo me stava facendo bene, forse sarebbe stato giusto anche dargli continuità, quindi non capisco bene anche questa staffetta, forse quella è l'unica cosa che posso intimare a Spalletti, però credo che con questa qualità nei cambi si vada poco lontano. Io credo che nel mercato di riparazione di gennaio la Juventus debba sinceramente fare delle scelte importanti, deve anche andare a capire quelli che sono i giocatori che possono andare via in prestito, perché non farli giocare, cioè tenere un Miretti che non gioca, serve a poco, cioè o diventa parte di questo gruppo, oppure secondo me è meglio mandarlo via ancora in prestito. Uno come Azic, a mio parere, non è da Juventus, ma questa è un'opinione mia, però almeno mandalo in prestito, fallo giocare, prendi qualcuno che magari ti serve nelle rotazioni, perché Azic in realtà serve veramente a poco, secondo me, a questa Juventus. Poi parliamo anche del nodo più grande, parliamo di Cominers, perché sì, io l'ho difeso fino a quando si poteva, ma un calciatore costato 60 milioni che entra dentro al campo nel secondo tempo, dove ci serve personalità e un po' di spunto, beh, a me, ripeto, è chiaro che Spalletti lo mette in una posizione difensiva, ma a me non serve un calciatore di 60 milioni che gioca da braccetto di difesa o da quel mediano. Se deve essere un mediano difensivo, deve essere uno dei più forti al mondo per 60 milioni, perché altrimenti credo che questi tipi di giocatori insomma non ci servono più. E quest'estate, come per Cambiasso,
delle scelte andranno fatte, bisognerà decidere cosa fare con questi calciatori perché ormai sono diventati un po' una zavorra per questa squadra perché ti tolgono in realtà opzioni, in quegli slot devi avere calciatori che hanno qualità. Ripeto, a parte Zegrova io non vedo nessuno in panchina che sia in grado di entrare e cambiare un po' le sorti, della partita. Comunque, ripeto, questa è una situazione in cui è facile puntare il dito, secondo me ci sono dei problemi, la Juventus negli ultimi 30 metri non ha calciatori che la mettono dentro, fine. Cioè McKennie credo che sia uno dei capocannonieri con il Leeds della squadra, i due che ha comprato in estate, dove ha investito dei soldi perché comunque Openda è un calciatore da 40 milioni quando lo pagherai e lo stesso David è il secondo più pagato della rosa nonostante sia arrivato a parametro zero, beh credo che questo sia un problema grossissimo da parte della Juventus perché a noi servono calciatori che segnano. Partite come oggi il Milan, che ieri sicuramente come al solito non ha fatto una partita entusiasmante, però in qualche maniera la porta a casa per 1-0 e prende 3 punti pesantissimi che al momento l'hanno portato in testa alla classifica. Quindi credo che sia importante durante questo mercato di riparazione quantomeno cercare di smuovere dei calciatori per magari riuscire ad andare anche a dare un occhio a quelli che sono quelli disponibili a parametro zero in giro per il mondo, magari che sono a scadenza, quindi possono arrivare anche per delle cifre un po' più abbordabili, però è chiaro che con queste opzioni secondo me si fa un po' fatica anche a riuscire a cambiare la partita nel secondo tempo. Concludo dicendo che nulla è perduto, adesso sembra che con questo pareggio il quarto posto sia una chimera, però questi sono punti importanti, sono punti che non vanno persi, però ripeto, Spalletti oggi secondo me non ha sbagliato nulla. Adesso ditemi la vostra, lasciatemi un commento qua sotto, lo so che magari voi avete un'opinione diversa e ci sta, siamo qua per confrontarsi, però secondo me lui è, siamo qua oggi a poter parlare anche di questo proprio grazie a Spalletti, perché fino a un mese e mezzo fa, prima che arrivasse, venivamo ormai da 2 anni e mezzo di nulla, invece adesso si vede del calcio, si vedono delle idee, si vedono delle decisioni, si vedono delle scelte e si vedono anche dei calciatori come Kelly che ormai stanno diventando secondo me importantissimi per questa squadra perché Kelly anche nel secondo tempo in un paio di situazioni si va proprio a prendere la responsabilità di saltare l'uomo della difesa e di cercare di creare superiorità numerica sulla parte sinistra, quindi bisogna secondo me guardare un po' più a altri problemi che ha la Juventus, che sono alcuni calciatori ai quali purtroppo manca la personalità e dopo un anno e mezzo o ce l'hai o non ce l'hai, e poi anche il fatto che là davanti se non abbiamo qualcuno in grado di segnare e portare a casa insomma i 3 punti in partite come queste che poi alla fine dovevano finire magari con un risultato rotondo visto il primo tempo, ma ti metti in difficoltà da solo, beh a quel punto lì è difficile un po' cercare di arrivare poi in quelle posizioni che sono quei primi 4 posti che ti danno l'opportunità economica e finanziaria di fare un mercato comunque di quantomeno livello medio, ma soprattutto di far parte di una competizione che è importantissima. È un peccato ragazzi, io vi ripeto, non credo nulla sia perduto, in questi giorni cercherò di portarvi qualche contenuto per quanto riguarda il mercato, non mi aspetto dei colpi incredibili, però con la Juventus mai in questi anni non si sa, è chiaro che andiamo a casa con rammarico, però vi ripeto, abbiamo un allenatore solido, abbiamo visto che la Juventus è comunque in crescita, il passo indietro è semplicemente dal punto di vista del risultato, ahimè, e poi anche da un po' di quella personalità che ogni tanto ti permette di portare a casa i 3 punti in queste partite che poi nel quale ti metti in difficoltà da solo. Vi ringrazio, ragazzi, lasciatemi un commento qua sotto e come sempre, forza Juve, un bacio.